Cari amici, benvenuti a questo speciale dedicato alla futura Santa Maria della Trinità. Sono Fra Ulisse Sarsa, vicepostulatore della causa di beatificazione, e con me oggi abbiamo un ospite molto speciale, Monsignor Milton, è vescovo di Barretos in Brasile, ed è venuto a Gerusalemme proprio per testimoniare presso il Tribunale Ecclesiastico sul processo di Maria della Trinità. Monsignor Milton ha una lunga esperienza pastorale e ha studiato spiritualità a Roma presso il Teresianum. Siamo davvero felici di averla qui, Monsignor Milton. Siamo contenti di essere che sia qui con noi a Gerusalemme e ovviamente non vediamo l'ora anche di ascoltare la sua testimonianza e come ha conosciuto, Sor Maria della Trinità. Quindi benvenuto ancora. Grazie. Vorrei che ci racconti un po' brevemente anche qual è il suo percorso pastorale, la sua esperienza anche di servizio nella Chiesa, e siamo qui per ascoltare la sua testimonianza come pastore e poi anche tutto il percorso formativo che lei ha portato avanti in questi anni. Grazie Fra Ulisse per l'invito di essere qui. Io sono stato ordinato prete al 5 settembre del 1987. Sono di una diocesi all'interno dello Stato di San Paolo. La mia diocesi natale è la diocesi di Jaboticabal. Lì ho lavorato come vicario pastorale, vicario parrocchiale e anche come parroco, alcune volte come coordinatore della pastorale della diocesi. Sono rimasto lì anche come vicario episcopale. Sono nominato vescovo a 2009 e sono ordinato anche 27 dicembre del 2009. Prima ho fatto la licenza in spiritualità a Roma dal 1995 al 97. Dopo ordinato vescovo sono nominato ausiliare dell'archidiocesi di San Paolo. Sono rimasto lì quasi 5 anni e dopo sono stato nominato vescovo diocesano della diocesi di Barretos, dove sono a quasi 12 anni finora e cerco di vivere il mio ministero a servizio del popolo di Dio, con la mia Chiesa, con i miei preti, gioioso di essere lì e poter servire la Chiesa, cercando di farlo come lei vuole. Bello, questo è veramente ciò che il Signore chiede a un pastore anche, no? Cioè che sia un pastore secondo il suo cuore, no? Allora, ecco la domanda principale, diciamo così, no? In questo lungo suo percorso di esperienza anche pastorale, di servizio alla Chiesa, ci può raccontare in quale momento della sua vita, della sua storia si presenta la figura di Maria la Trinità? Come viene a conoscenza di questa figura? Sì. Quando io ero giovane, il mio parroco, il padre Francesco Buxtehude, era un padre tedesco che ha lavorato nel mio paese e a lui piaceva molto i mistici. E una volta che è venuto in Germania ha preso il colloquio, in quella volta in francese. Io andavo sempre da lui perché lui è per me un esempio. E lui mi faceva ascoltare i punti del colloquio. E per lui era molto interessante sottolineare l'interiorità della sua Maria della Trinità, la capacità di vivere col Signore, insieme al Signore, ascoltando il Signore. Lui sottolineava molto questo aspetto, no? Bene, io in quell'epoca lì non conoscevo l'italiano, non conoscevo il francese, lo ascoltava con tanto interesse,
Dopo lui è andato via e non ha mai sentito parlare su Sua Maria della Trinità. 5-6 anni fa, ero già vescovo, e sempre mi ha accompagnato questo interesse della Maria della Trinità, ma mai ho avuto l'iniziativa di cercare qualcosa nell'internet. Pensavo che non aveva, no? Pensavo, adesso ci sono passati tanti anni, io penso che adesso non ci parlano di più su di lei, no? E qualche anno fa avevo un ragazzo che viveva a Belo Horizonte e lì ci sono delle Clarissi. E gli ho domandato a domandare alle Clarissi se loro sapevano qualcosa su Maria della Trinità. E lì a Belo Horizonte aveva una brasiliana che ha vissuto qui a Gerusalemme e ha detto a questo ragazzo di al vescovo che la Maria Trinità è troppo conosciuta, no? Che lui può cercare nell'internet, nelle reti sociali, che lui troverà qualcosa su di lei. Bene, io sono andato nel Google, ho cercato nel Google, io ho trovato tantissime cose su Maria della Trinità e anche ho trovato le email delle Clarissi di Gerusalemme. Io ho scritto un'email a loro e Sor Maria Chiara mi ha risposto presto. E Sor Maria Chiara è stata sorpresa. Come mai un vescovo si interessa della Maria della Trinità? E mi ha risposto e mi ha mandato i colloqui in PDF in portoghese, mi ha mandato tantissimi articoli su Maria della Trinità e così ho ripreso il mio contatto con lei, no? Con Maria della Trinità. E subito ho fatto il mio atto di offerta di vittima a Gesù Eucaristia, no? E ho cominciato a leggere sulla Maria della Trinità e leggendo Maria della Trinità mi ha fatto ricordare tantissime cose che ho imparato con quel prete. E adesso vedo che Maria della Trinità non ci colpisce soltanto per la sua interiorità, la sua conversione. Lei è nata e vissuta la maggior parte della sua vita nella Chiesa calvinista, dall'incontro con la monaca il 14 febbraio del 26 e dopo il suo cammino di conversione, la difficoltà, le sfide che lei ha dovuto affrontare e anche dopo la gioia di essere ammessa dalle Clarisse qui a Gerusalemme e poter rispondere alla sua vocazione qui. Io penso che Maria della Trinità è per noi un esempio, fa come una ponte dell'Occidente e l'Oriente. Maria della Trinità è anche un testimone della voglia della pace. Anche in suo tempo ci sono delle guerre e lei pregava per la pace, voleva la pace. Mi colpisce anche la sua sensibilità alla causa dell'unità dei cristiani. Quando ha detto il Signore che voleva la conversione delle sue famiglie, il Signore gli ha detto no, non chiedimi la conversione ma la salvezza di loro. Io penso questa affermazione che il Signore l'ha fatta a 100 anni fa, io penso che è qualcosa di prezioso. In quel momento lì mai si pensava nell'unità dei cristiani, questa capacità di pensare che importante non è soltanto la conversione, ma la salvezza delle persone. Esatto. No? È molto bello vedere come il Signore non ci lascia mai da soli, come ha sperimentato nella sua vita. Da piccolo ha sentito parlare di questa figura di Maria della Trinità
e poi si è ripresentata quando lei ha iniziato il suo ministero. E veramente il Signore non ci lascia da soli e mette sul nostro cammino, diciamo, queste figure che ci incoraggiano, come lei ha bene sintetizzato, diciamo così, tutta l'esperienza spirituale di Maria la Trinità. E ora allora proponiamo anche ai nostri amici un breve video che racconta semplicemente la vita semplice ma anche straordinaria della nostra sorella Maria della Trinità. Quindi, cari amici, lasciatevi ispirare dalla sua fede e dal suo amore verso il Signore, verso Dio. Ci sono vite consumate nel silenzio, lontane dai riflettori, ma capaci di illuminare la Chiesa di una luce profonda. A Gerusalemme, nel cuore della Terra Santa, quella luce aveva il nome di Suor Maria della Trinità. Louisa Jacques nacque il 26 aprile 1901 in Sudafrica, dove suo padre era un pastore missionario protestante. Sua madre morì di parto e Luisa fu cresciuta da una zia in Svizzera, la patria della famiglia. Dotata di un carattere forte e retto, Luisa aveva una salute estremamente fragile. Le prove della vita la condussero a una profonda notte spirituale, al punto da pronunciare amaramente «Dio non c'è». Ma fu proprio quella notte che una luce entrò nella sua disperazione. Dio la visitò e cominciò ad attirarla a sé con legami d'amore. Durante una passeggiata, un'amica, ancora calvinista, le parlò della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Questa testimonianza risvegliò in lei un ardente desiderio: ricevere l'Eucaristia. Questo desiderio la condusse alla Chiesa cattolica. Luisa fu battezzata il 19 marzo 1928, iniziando una nuova vita interamente incentrata su Cristo. La notte della sua conversione, Luisa percepì una presenza, una suora vestita di marrone scuro, con un cordone intorno alla vita. Da quel momento sentì crescere dentro di sé un'attrazione irresistibile per la clausura. Dopo anni di discernimento, nel 1938 varcò la soglia del monastero delle Clarisse a Gerusalemme. Lì, come Suor Maria della Trinità, trovò il rifugio sicuro dove Dio la attendeva. Il teologo Hans Urs von Balthasar ha messo in luce i tratti centrali della sua spiritualità: l'ascolto interiore della voce del Signore, la libertà davanti alla volontà di Dio e il voto di vittima, vissuto come totale disponibilità eucaristica. L'8 dicembre 1941 pronunciò questo voto, inteso come imitazione della vita di Cristo nell'Eucaristia, una vita di silenzio, immolazione e amore. La sua esperienza spirituale è stata raccolta nell'opera Colloquio interiore, frutto dell'ascolto della voce di Gesù, che la guidava nella vita quotidiana, nel servizio e nella carità fraterna. Attraverso queste pagine, il Signore invita tutte le anime a imparare ad ascoltare, perché è nel silenzio che si impara ad amare come Egli ha amato. Dopo aver contratto la febbre tifoide, Suor Maria della Trinità morì serenamente all'età di 41 anni, il 25 giugno 1942. Il 30 aprile 2025, a Gerusalemme, è stata ufficialmente aperta la sua causa di beatificazione. Una vita nascosta ma luminosa continua ancora oggi a parlare alla Chiesa. Ecco, è molto bello allora sentirsi così vicini ai santi, quando leggiamo la loro vita, la loro storia, in questo caso anche di Maria della Trinità, vediamo che hanno avuto una vita normale, diciamo così, no? Semplice, nata in una famiglia calvinista, missionaria in Sudafrica, e poi ovviamente la sofferenza che l'ha sempre accompagnata sin dalla sua nascita. Ha perso la mamma, poi ha dovuto lavorare anche per guadagnarsi il pane, tante volte non riusciva a trovare il lavoro, e poi tutto quel travaglio interiore di ricerca, di sete di Dio, di ricerca della verità, le sue amicizie, addirittura possiamo ricordare qua a quell'amica con la quale lei stava facendo un giorno una passeggiata,
e che gli parlò per la prima volta dell'Eucaristia. È molto bello perché lei addirittura quando anni dopo fa si ricorda di questo momento, lei dice che addirittura si ricorda della strada che stavano percorrendo con questa sua amica e delle parole che l'amica le aveva detto sull'Eucaristia. È molto bello perché il Signore parla in modo molto semplice, parla attraverso gli eventi della nostra storia e parla anche attraverso degli amici, come è successo appunto a Maria della Trinità. La centralità dell'Eucaristia nella vita di Maria della Trinità è fondamentale, no? Perché è stata questo è il motivo della sua conversione. Gesù Eucaristia. Quando la sua amica gli ha parlato di Dio che è grande e diventa piccolo nell'ostia, questo ha fatto nascere in lei la voglia di ricevere il Signore, pensava posso entrare in una chiesa, riceverla, ma dopo ha capito che aveva di fare un cammino, il cammino dell'ingresso nella chiesa, dell'iniziazione nella vita cristiana, no? Ma il motivo fondamentale che l'ha attratto è davvero l'Eucaristia, né? L'Eucaristia è il sole della sua vita, no? E per me penso che anche noi dobbiamo avere questa sensibilità per la presenza del Signore tra di noi. Noi lo prendiamo, noi lo mangiamo, lo temiamo con noi, ma Lui è anche con noi nei tabernacoli, dove possiamo trovarlo, affidare le nostre intenzioni, le nostre preghiere, le nostre necessità, no? Una cosa che mi colpisce nella vita di Maria della Trinità, anche una cosa che mi colpisce, è il fatto di lei capire che è il Signore che ci conduce. Noi abbiamo molte volte, noi non ne abbiamo questa sensibilità. Noi pensiamo che facciamo noi le cose, che noi sistemiamo le cose, ma è il Signore che ci guida. E quando si arriva a un punto della vita e guardiamo indietro, siamo capaci di avere gli incontri, le persone, le circostanze, sono presi dal Signore per condurci al suo incontro. Perciò Maria della Trinità c'è questo senso, incontro con il Signore per lasciarsi condurre da Lui. Io penso che questo è il senso della disponibilità, lasciarsi guidare dal Signore. Disponibilità che lei ha imparato anche durante la sua vita, no? Perché mi ricordo in un momento in cui lei dice al Signore: ma perché non mi hai parlato prima? E il Signore risponde: tu dovevi trovare, da te stessa dovevi trovare in me. Cioè, è stata una scuola praticamente la sua vita, no? Tutti quei travagli, le difficoltà, i problemi, poi anche quella notte oscura che lei ha vissuto, l'ha portato all'incontro del Signore. E lei ha dovuto anche leggere, diciamo così, questi segni del Signore nella sua vita e ha imparato appunto la disponibilità, che poi arriverà, diciamo così, al culmine, diciamo così, del suo percorso con il voto di vittima, no? Avere questa totale disponibilità e apertura a quello che il Signore vuole fare nella vita dei cristiani, in questo caso nella vita di Maria della Trinità, ecco. Cari amici, adesso andiamo ad ascoltare un inno in onore di Maria della Trinità, scritto da Fra Corrado Sicca, maestro di coro del convento di San Salvatore qui a Gerusalemme, e interpretato, cantato dai cantori, ecco, della corale di San Salvatore. Jerusalem.
Ecco, siamo qui allora a Gerusalemme per approfondire la vita di una donna speciale e di una donna che ha incontrato il Signore, una religiosa il cui processo di beatificazione è in corso. Oggi allora andremo a esplorare, a conoscere la santità attraverso la sua storia. Chiediamo a Monsignor Milton, allora lei è molto devoto anche di Santa Teresina di Gesù Bambino, è una santa molto semplice. Allora la domanda è: esiste, diciamo così, un segreto per la santità? Cioè come possiamo anche noi oggi, nel XXI secolo, avvicinarci a questa chiamata alla santità? Come possiamo rispondere al Signore, ecco? Il sigillo della santità è essere capaci di lasciarci guardare, portarci dal Signore, guidare dal Signore, no? Bene, la santità è la vita, la santità è per tutti. Tutti siamo chiamati alla santità. La santità è vivere la grazia del nostro battesimo, vivere la grazia che il Signore ci dona e ti santifica. Questo è la santità, no? Io dico che i santi sono tutti diversi, ma quando arrivano al culmine sono tutti uguali, no? Il culmine della santità è questa capacità di lasciare il Signore che guidi le nostre vite, no? Santa Teresina dice che il suo messaggio è un messaggio di fiducia nell'abbandono, fiducia nella misericordia di Dio, abbandono nelle sue mani, lasciarsi guidare dal Signore, che si serve anche delle nostre debolezze, anche delle nostre mancanze, per farci trovarlo, per portarci a vivere la sua vita e non mettere resistenze. Alle volte mettiamo le resistenze. Le resistenze sono nostra sfiducia, sono i nostri attaccamenti a noi stessi, alle cose che ci servono, alle persone che ci sono vicini, alle nostre idee, alle nostre cose. Dunque, noi abbiamo bisogno di lasciarsi guidare dalla grazia che il Signore ci ha donato nel nostro battesimo, no? I mistici ci diranno attraverso la fede, la speranza e la carità. Attraverso questa disponibilità al Signore. Io penso che questo è il sigillo della santità, lasciarsi guidare dal Signore, non mettere resistenze, no? Perché Lui possa agire nella nostra vita. E capire che tutte le cose possono servire al suo disegno di santità. Ecco, essere bambini nelle braccia della mamma, diceva Sì, Teresina, no? giusto. Avere questa disponibilità di lasciarsi amare dal Signore e lasciarsi guidare anche, no? Allora Giovanni Paolo II diceva che il Brasile ha bisogno di santi, Sì. parlando specialmente al popolo brasiliano. E naturalmente abbiamo dei santi canonizzati in Brasile, pensiamo a Fra Galvao, alla Irmã Dulce, la sorella dei poveri, e la santità naturalmente, come ci ricordava anche Papa Francesco, è il volto più bello della Chiesa, no? Il Signore fa splendere la sua bellezza nella Chiesa attraverso la vita dei santi, e a volte nascosti, umili, silenziosi, ecco. Ma a volte anche noi abbiamo l'esperienza, a causa della nostra umanità, della nostra fragilità, e ci sembra difficile vivere anche la santità. Quindi possiamo realmente essere santi? Perché a volte sentiamo questa, o anche il fatto già di parlare con alcuni cristiani, no? E di dire che siamo tutti chiamati alla santità. Sembra una cosa strana, sembra una cosa irraggiungibile, difficile. Perché abbiamo questa percezione ancora? Ecco. Io penso perché non crediamo davvero. Dobbiamo tutti i giorni chiedere al Signore, aumenta la nostra fede.
Marco, quando descreve l'inizio del ministero di Gesù, ti dice che le prime parole di Gesù è queste: convertetevi e credi nel Vangelo. Noi pensiamo che siano due cose, convertirsi e credere, ma nella verità è solo una cosa. Se noi crediamo, siamo convertiti. No? Perciò il fondamento della santità è credere nella parola di Gesù, credere e riconoscerlo nei suoi segni, nei sacramenti, nella guida della Chiesa, nei testimoni dei santi. Tutte queste cose ci aiutano a vivere la vita nuova che Gesù ci ha dato con il nostro battesimo. Perciò perché non siamo santi? Perché non crediamo, perché non abbiamo la fede sufficiente di mettersi nelle mani di Dio, di vivere la vita di Dio. Nel prefacio di queste edizioni francesi del colloquio, il patriarca, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, dice che la novità di Maria della Trinità ha vissuto la radicalità evangelica nella vita quotidiana, nel suo giorno a giorno. Io penso che questo è il sigillo della santità, credere, vivere il Vangelo nella quotidianità della nostra vita. Perciò non ha differenza per un vescovo, per un frate, per un prete, per una donna, per un padre, per una sposa. Tutti prendiamo tutto della stessa padella, no? Mangiamo tutti, prendiamo le cose della stessa padella. Perciò la santità, io penso che la difficoltà è che non crediamo. Ecco, allora questo è un messaggio anche per i nostri amici, perché abbiano il coraggio, non si lasciano incoraggiare anche dalle proprie fragilità, dal proprio peccato, ma di credere. Credere che il Signore può fare nella vostra vita, nella nostra vita, ecco, un bel lavoro di santità. Ecco. Io penso che credere significa anche ricominciare. Se noi crediamo, se cadiamo qualche volta, ricominciamo, perché crediamo nel Signore, che il Signore è misericordia, è perdono. Io penso che questa è la nostra vita. È molto bello perché il Signore non ci lascia mai da soli, ecco, no? E Maria della Trinità ha sperimentato anche questa vicinanza e questa sua misericordia anche nel sacramento della riconciliazione, no? Allora, parliamo ora di un punto che sembra cruciale, importante, diciamo così, nella spiritualità di Maria della Trinità. Parliamo un po' del voto di vittima. Sì. Che cosa è? Come l'ha vissuto Maria della Trinità e come può essere riproposto anche ai cristiani della nostra epoca? Quando noi diciamo questa parola di vittima, ci indurre a pensare in sacrificio, ci indurre a pensare in un atteggiamento di disprezzo di sé, no? Io penso, von Balthasar, quel teologo che ha conosciuto il colloquio, ha letto il colloquio, quando ha parlato su Maria della Trinità, ha detto che vittima significa disponibilità. Una volta le sorelle di Santa Teresina erano con lei e chiacchieravano tra di loro e si avvicinava la Quaresima. E loro dicevano: cosa faremo di sacrifici nella Quaresima? E una ha detto: io vado a digiunare, io vado a usare cilicio, io vado a fare le penitenze. E quando è arrivata Teresa ha detto: siate umili, manso e umili di cuore. E le sorelle gli hanno detto: ma cosa significa questo?
ma sarà una penitenza? Lui ha detto sì, la penitenza più grande è essere mansi e umili di cuore. Perciò il stato di vittima è essere disponibili. Perciò la disponibilità è qualcosa che allo stesso tempo che ci edifica, esige di te la capacità di rinnegarsi a se stesso, di portare la croce e di seguire il Signore. È una disposizione interiore molto bella anche, no? E in questo sicuramente non è solo un lavoro nostro, ma anche qui ovviamente c'entra molto l'autore di ogni santità, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito ecco, Santo. Allora anche a Lui ci affidiamo, ecco, perché ci insegna, ecco, a vivere questa mansuetudine di cuore, sì. questa disponibilità, perché penso che questo sia anche l'attualità di questo voto di vittima, essere disponibili per quello che il Signore vuole fare nella nostra vita, che non è altro che portarci a lasciarci amare e ad amare anche i nostri fratelli. Infatti nel colloquio interiore colpisce il fatto che il Signore insiste moltissimo, Sor Maria della Trinità, nell'amore verso le sorelle, le sue consorelle, no? Gli atti di carità, il servizio disinteressato, il servizio che sia anche disponibile, no? Per tutto quello che le sorelle chiedevano a lei. E poi questa è la manifestazione naturalmente dell'amore che il Signore riversava nel suo cuore, no? Cari amici, in questa ultima parte di questo speciale in onore di Maria la Trinità, ecco, facciamo un piccolo riepilogo di quanto abbiamo visto. Ecco, abbiamo percorso insieme a Monsignor Milton i tratti importanti della santità, in modo particolare quella di Maria la Trinità, ecco, questa religiosa che è vissuta qui a Gerusalemme e ha lasciato un vero scintillio di santità. E naturalmente ci incoraggia anche a continuare a desiderare una vita santa per tutti noi. Ecco, allora prima di andare avanti, di proseguire, ecco, vediamo un piccolo video sull'apertura ufficiale della causa di beatificazione di Maria la Trinità, avvenuta proprio qui a Gerusalemme, nel monastero delle Clarisse, il 30 aprile 2025. E vi invitiamo, ecco, a vedere questo evento così importante in questo percorso di Maria la Trinità. Il 30 aprile le Clarisse hanno celebrato l'apertura ufficiale della causa di beatificazione della serva di Dio Maria della Trinità nella chiesa del monastero di Gerusalemme. La preghiera è stata guidata dal vicario patriarcale latino per Gerusalemme, Monsignor William Shomali. Ora è ufficialmente serva di Dio. Nella seconda fase del processo di beatificazione è necessario che si compia un miracolo attribuito alla sua intercessione. Il presunto miracolo viene esaminato prima da una commissione medica, poi da una commissione teologica. Se entrambe confermano che si tratta di un evento realmente soprannaturale, che richiede un intervento divino, può essere proclamata beata. Hanno partecipato Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, e i membri della Commissione per la causa di beatificazione di Suor Maria della Trinità. Tra questi, Monsignor Ilario Antoniazzi, delegato del Patriarca, Don Filippo Morlacchi, avvocato, Suor Marina Fischer, notaio, e diversi monaci e monache. Nell'omelia pronunciata a nome del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Monsignor Shomali ha affermato come non possiamo restare in silenzio di fronte alla testimonianza di luce che ci raggiunge. Anche Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica sulla santità, ci ha invitato dicendo: lasciamoci ispirare dai segni di santità che il Signore offre attraverso i membri più umili di quel popolo che condividono anche la missione profetica di Cristo, diffondendo ovunque la sua testimonianza viva
soprattutto mediante una vita di fede e di carità. Maria della Trinità raggiunse un tale grado di unione con Cristo da sentire la sua voce che le chiedeva di offrirsi in sacrificio. Questo significava compiere ogni azione per obbedienza e per amore verso Dio e il prossimo. Lei accettò questa richiesta e in effetti fu proprio attraverso questi gesti quotidiani vissuti come offerta che compì i passi da gigante nel cammino verso la santità. L'esperienza di Suor Maria della Trinità ci motiva in questi giorni bui della storia del nostro paese e dell'umanità ad aggrapparci alla vera speranza. Monsignor Shomali ha continuato: quando tutte le menti e i cuori sono assorbiti da questa terribile guerra, quanto è bello volgersi verso ciò che trascende la distruzione e la morte, verso ciò che solo rimane per sempre, il Signore nostro Dio. Non ci sono ore così buie che non portino con sé qualche ricchezza. Dopo il sermone, i membri del Tribunale di primo grado hanno firmato un accordo di riservatezza. L'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione di Suor Maria della Trinità in questo momento del Giubileo della Speranza è una grande gioia per la comunità delle Clarisse di Gerusalemme, però per tutte le Clarisse nel mondo intero. Al termine della celebrazione, i presenti si sono recati presso la tomba della serva di Dio Maria della Trinità, dove hanno pregato affinché il Signore manifestasse la sua santità. Perché la santità è il frutto maturo della vita cristiana. Papa Francesco nella enciclica ha detto che la santità è il volto più bello della Chiesa. Allora vedere che oggi ci sono santi è una grande gioia per noi, un incoraggiamento e un segno di speranza, anche in questo momento dove abbiamo bisogno dei testimoni, delle luci per continuare a camminare. Monsignor Milton, allora per quale motivo è venuto a Gerusalemme? Se ci può raccontare un po', ecco. L'ultima volta che sono venuto a Gerusalemme è stata nel 2019. E quando sono ritornato ho detto non devo tornare più a Gerusalemme. Penso che tutto che ho visto, ma quando tu mi hai fatto l'invito, pensavo sono in debito con Suor Maria della Trinità e devo fare questo, devo andare a conoscerla più vicino e anche dare la mia testimonianza nel Tribunale della causa della beatificazione per pagare un po' della mia debita con lei. No? Sono venuto veramente per ringraziare Suor Maria della Trinità, ringraziare il Signore che mi ha dato la grazia di conoscerla e anche ringraziare alle monache e anche a voi frati che ci sono impegnati adesso nella causa della beatificazione e dire a voi che questa causa è così importante per la Chiesa e che voi fate un servizio prezioso alla Chiesa in questi giorni promuovendo la causa di beatificazione della Suor Maria della Trinità. Allora, tornando un po' agli scritti di Maria della Trinità, sappiamo che è stato pubblicato subito dopo la sua morte il diario, diciamo così, dove lei ha raccolto il suo colloquio interiore con il Signore. Il Signore, questa voce misteriosa che gli parlava al cuore, e lei metteva per iscritto, infatti il titolo di questa opera, di questo diario, proprio colloquio interiore. Secondo lei, quali sono i punti principali o l'eredità, diciamo così, l'eredità spirituale che ci lascia Maria della Trinità di questo suo rapporto con il Signore che viene poi plasmato, scritto in quest'opera? Gesù l'ha spiegato sul voto di vittima. Cos'è il voto di vittima?
Ho detto che il centro del voto di vittima è la disponibilità, ma Gesù ha detto che il voto di vittima è la disponibilità a imitare la sua vita eucaristica. Io penso che questo è importante. In questo io penso che c'è una somiglianza tra Maria della Trinità e Saint Charles de Foucault. Perché anche Charles de Foucault ha messo l'Eucaristia in centro della sua vita e quando ha vissuto in mezzo ai Tuareg, lui ha cercato di vivere nell'adorazione del Signore e predicare il Vangelo con la sua testimonianza. Dunque, imitare la vita eucaristica c'è questo senso di che noi dobbiamo capire che prima delle parole dobbiamo evangelizzare con la nostra vita, con le nostre attitudini, imitare la vita eucaristica nel silenzio, nell'adorazione, ma anche nella mansuetudine. No? Gesù dice che imitare la sua vita eucaristica è vincere il male con il bene. Dunque il messaggio di Maria della Trinità, in questo tempo in cui noi viviamo, un tempo segnalato dalle guerre, lei ci invita a vincere il male con il bene. L'odio non si vince con l'odio si vince con l'amore, col bene. No? Anche Gesù gli ha detto che vivere il voto di vittima è cercare di irradiare la sua vita, il suo spirito, la sua presenza con una vita di servizio, di mansuetudine, di allegria, di pace. No? Così dice Gesù a Suor Maria della Trinità e dice anche a noi. Dobbiamo testimoniare la sua vita cercando di vivere come lui vive nell'Eucaristia. Prima di fare, essere. No? Questo è un aspetto molto, molto bello, anche no? Un cammino che il Signore traccia tramite la spirituale Maria della Trinità. E poi c'è anche un altro aspetto molto bello che è quello dell'ascolto. Infatti il Signore dice, io parlo ad ogni anima, per ascoltarmi è necessario fare silenzio e scendere nel profondo del proprio cuore. Quindi anche noi viviamo in una società, in un mondo quasi incapace di fare silenzio. Facciamo tanti rumori fuori, dentro di noi anche, no? Quindi la domanda è cioè come noi possiamo ascoltare Dio nel nostro quotidiano, seguendo anche l'esempio di Maria la Trinità. Noi siamo pieni di rumori adesso, i mass media, le notizie, anche le turbulenze, diciamo così, dentro la nostra vita, nel nostro cuore. Come fare silenzio perché il Signore possa parlare al nostro cuore? Noi dobbiamo avere una sensibilità grande alla parola di Dio. Il Vangelo è la parola del Signore. Il Signore parla attraverso la sua parola e anche nei nostri cuori. Ma la parola del Signore la parola del Signore è che ci permette di ascoltare il Signore nel nostro cuore. Perciò dobbiamo dare la primazia alla parola del Signore, il Vangelo. È uscendo la parola del Signore, il Vangelo, che noi creiamo la possibilità che il Signore ci permette ascoltarlo nel nostro cuore. Io ho fatto tante volte queste esperienze, tante volte davanti ai problemi, davanti agli insuccessi, davanti alle sfide, mi raccolgono e alle volte rimango davanti al Signore nell'adorazione e rimango lì tante volte non voglio dire vuoto, ma sono lì in silenzio davanti al Signore e quando finisco la mia preghiera il Signore mi dà la risposta. Dopo mezz'oretta davanti al Signore, quando esco, il Signore mi dà la risposta.
o quando esco quello che pensavo che era il problema, il Signore mi dà la soluzione del problema. No? Dunque noi dobbiamo questo ascoltare il Signore a partire dalla sua parola, del Vangelo. Il Vangelo ti permette affinare i nostri orecchi, il nostro ascolto, per ascoltarlo nel cuore, ascoltarlo nella nostra vita quotidiana, attraverso le persone e anche attraverso le circostanze della vita. Ecco, allora è un atteggiamento anche da discepolo, no? L'ascoltare, mettersi in ascolto del Signore e come proprio lei diceva, ecco, affinare l'orecchio, l'udito per capire e saper riconoscere la voce del Signore, no? Sì. Ed è molto bella anche quella preghiera del profeta Samuele, no? Parla Signore che il tuo servo ascolta. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, cari amici, ringraziamo a Monsignor Milton per la sua presenza, per la sua visita anche qui a Gerusalemme, ecco, per la sua testimonianza preziosa anche e il suo contributo, ecco, per la causa di Maria la Trinità. E ricordiamo a tutti voi, carissimi amici, che la santità è possibile per tutti. Basta credere, bisogna crederci, avere fede e anche crederci, come ci diceva Monsignor Milton. E naturalmente che Maria della Trinità ci sta invitando, ecco, ad un cammino di fede profonda e silenziosa. Ci insegna appunto ad essere disponibili, ad essere come quel fango, diciamo così, nelle mani del Signore che ci dà forma, ci dà un modello, ecco, e ci porta, ecco, appunto alla santità. Grazie mille Don Milton di essere venuto qui a Gerusalemme, grazie della sua presenza e anche della sua testimonianza. Ecco. Io ti ringrazio dell'opportunità di essere qui. Io voglio dire una parola ai brasiliani, anche della mia diocesi di Barretos, e dire che è stata un'esperienza incredibile essere qui a Gerusalemme questi giorni. Io voglio ringraziare l'ospitalità dei francescani che mi hanno accolto nella loro comunità e anche ringraziare le monache, le clarisse che mi hanno dato l'opportunità di essere qui. Voglio che la mia testimonianza faccia crescere in brasiliani l'interesse per la causa della beatificazione di Maria della Trinità. Penso che sarà per noi brasiliani un grande regalo, un grande dono conoscerla. Lei è troppo speciale per farci vivere la nostra fede e anche camminare guidandoci dalla parola del Signore. Giusto. Cari amici, grazie mille, il Signore vi benedica e vi custodisca sempre.